Allora, qual è l'aspetto positivo dell'essere seguito, oltre a non dover aspettare il proprio turno in palestra, presumo? Allora, facciamo una lista. Partiamo per priorità. Ci sono una lista di vantaggi dell'essere seguiti personalmente. Priorità numero 1, e m'è successa in prima persona, c'è più difficoltà nello sbagliare l'esercizio, l'esecuzione dell'esercizio. Un esercizio che ti viene spiegato superficialmente e che tu fai male, te lo porti nel futuro. Moltissimi ragazzi si sono rovinati la schiena da grandi perché andavano a spancare pesi che non potevano fare, che non sapevano fare e che non avevano le istruzioni per poterlo fare bene. Quindi quello è il primo ed è il primo su tutti. Infatti un consiglio non è proprio quello magari di avercelo fisso un personal trainer, ma quantomeno fare un percorso di conoscenza dello sport, conoscenza dell'allenamento con un personal trainer, al fine di avere un'impostazione fisica e poi magari andare in una palestra normale e poi tornare dal personal trainer quando si devono imparare esercizi nuovi o si deve fare una nuova scheda. Questo è quello che consiglierei di base, quindi è aperto a tutti, è accessibile a tutti e riduce al minimo l'apporto del personal trainer. Se invece si vuole parlare di una presenza più duratura, come quella del mio caso, oltre a non dover aspettare il proprio turno perché vai quando è il tuo turno ad allenarti, è quella di non avere distrazioni. Quindi è un'ora, un'ora e mezza che tu dedichi a quello. Non è un'ora, un'ora e mezza dove magari uhm, ci scappa la chiacchiera, ci si distrae, si fa altro. Tu vai e sì, magari poi la chiacchiera me la faccio pure io, anche un po' come scusa quando sono stanco soprattutto, per riposare un pochino di più. Però si è concentrati solo su quello che si deve fare e c'è questo rapporto comunque sì, umano, ma anche professionale. Quindi fai quello che devi fare e la chiacchiera magari si fa dopo. Fai quello che devi fare, fallo bene, non distrarti mentre lo fai e mentre lo fai comunque c'è qualcuno che ti guarda e ti dedica il suo tempo solo a te e che quindi sei sicuro che stai facendo bene qualcosa. Hai un doppio check, la verifica in 2 fattori sostanzialmente. Poi un altro che ho notato fondamentale è l'assenza di critica inutile. Cosa che nella palestra in realtà mi è successo, il grezzo che ti viene a dire: "No, non si fa così, io lo so fare, tu non lo sai fare, che cosa vai cioè questi personaggi esistono al pubblico. Poi, vabbè, com'è che si chiamano? Ego lift. Gli ego lift, yeah, quelli che sollevano il delirio, ma a cazzo Un proprio. conto è andarci con una base, quindi anche la famosa consapevolezza di cui parlavamo nelle domande precedenti, con la motivazione e con la conoscenza di ciò che devi fare, perché il corpo alla fine è una macchina che tu muovi, ma quando vai a fare determinati esercizi devi avere anche l'intelligenza di saperlo muovere. Non è solo automatico, di compensare, di portare al termine qualcosa male. Il male non è contemplato, consapevolezza. Poi ovviamente ci sono vari metodi, varie scuole di pensiero, come quelli che fanno la panca inclinandosi, diventando dei ponti, delle U per arrivare prima al petto. E il powerlifting. Diciamo che l'interesse nella panca del powerlifting, di fare questo arco esasperato, accentuato, è proprio di ridurre il ROM, l'arco range of movement, l'arco di movimento del bilanciere, in modo tale da poter mettere più carico. Ma d'altronde il powerlifting ha quell'obiettivo.
di sollevare più carico possibile. Quindi diciamo quella tecnica è contemplata e la fanno così. Diciamo che chi si allena in palestra e magari ha degli obiettivi differenti, diciamo esasperare l'arco, non so fino a che punto. Poi se gli piace così va bene, a patto che comunque faccia dei buoni esercizi di mobilità. Anche perché comunque l'arco esasperato vuol dire che tu devi avere una padronanza delle spalle non indifferente. Sì, se io vedo qualcuno che riesce a fare un arco così, io dico tanto di cappello, cazzo, buono. Se però mi dovesse dire, vabbè, ma io lo faccio per ingrandire il petto, mi auguro che faccia anche altri esercizi per il petto, se l'obiettivo è di tipo estetico, perché comunque quello è un esercizio fatto in quella maniera, predisposto tra virgolette per la forza, per un tipo di lavoro dove usi molto carico. Un altro vantaggio dell'essere seguito è l'aggiornamento costante, quindi cambia la tua vita, cambiano gli orari lavorativi, cambia il lavoro, cambiano i tuoi impegni, cambieranno gli esercizi. E questa non è una cosa da sottovalutare, praticamente è come avere un cambiamento nella tua vita al giorno seguito da un cambiamento scheda al giorno. Ed è uno dei lati più positivi, perché hai un quadro che si adatta alla stagionalità o ad alcuni periodi della tua vita, ad alcuni stress della tua vita, e quindi questo è il lato più positivo di tutti. Un aggiornamento costante, continuo e, come dire, mirato. Quindi non ti troverai mai a fare una scheda che ti richiede sforzo 100 in un periodo dove di energia ne hai 70. Spero sappiate. Lo sforzo è di casa. Fai allenamento, esercizio fisico uguale fatica. Non è mai non farla, anche perché la progressione deriva proprio da quello, aumento dei carichi, aumento dell'intensità, insomma c'è un progresso, però ti devi impegnare, raramente non esci stanco, ecco, difficile. Beh, io non voglio dire tanto i vantaggi dell'essere seguito, di avere un coach, un personal trainer, che se no poi sembra che mi sto a fare pubblicità così. Diciamo che principalmente li hai elencati tu, diciamo i vantaggi di avere un coach. Il coach è colui che ti accompagna verso qualcosa. Coach vuol dire trasportare, coach tu, quindi ti porta verso un obiettivo, ok? Il personal trainer invece lavora anche di persona e ti allena proprio. Ecco, diciamo, affidarsi a una guida che comunque sia autorevole, non autoritaria, e ti faccia, diciamo, un piano di allenamento cucito su misura è importantissimo. Fa la differenza e, diciamo, sicuramente è consigliabile al fai da te, diciamo. Al fai da te, nel senso che ho trovato questa ricerca, questo studio, questo allenamento, provo, buono, va bene, ci sta, è bella come cosa. E conoscersi, esplorare, fare vari tipi di allenamento, sempre meglio che non fare nulla, per carità. Però è chiaro che se hai un obiettivo ben preciso, magari quello che hai trovato non è proprio l'ideale per te, è un qualcosa di standard. Allora, come posso fare in modo che quella cosa standard possa essere cucita su misura con me, su di me? Sbagliando, provando e riprovando. Potresti risparmiare tempo affidandoti a un personal trainer o un coach. Tutto qua.